Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere la borsa marshmallow, molto di voga adesso, ok? Molto bella, molto veloce anche, si lavora con le mani, perché comunque sono quei 5, 6, 7 giri al massimo che comunque si fanno abbastanza velocemente. È vero che se all'inizio non si ha mai fatto un lavoro del genere, magari ti trovi un po' più impacciato, con un po' più di difficoltà, però una volta preso il giro, capito com'è, è veramente molto semplice e veloce da fare. Quindi per l'estate, ma anche ancora adesso per l'inverno, comunque si può fare benissimo. Fatto tutto, praticamente si inizia con il filo facendo la base, si va avanti con tutto il corpo e poi si fa tutto il manico, ma tutto con lo stesso filo, non si taglia, attacca, non si fa niente. Ok, quindi con il filo tutto attaccato si fa tutta la borsa completa di questo modello. Poi ce ne sono comunque altre varianti, quindi non so, vedete voi, ditemelo se le volete vedere, scrivetemelo comunque sotto nei commenti, scrivetemi se volete vedere altre versioni, ok? Sono molto semplici comunque tutte quanti. Questa mi piace molto perché ha come motivo il punto maglia. Quindi vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial dove spiego tutto dettagliatamente e se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto può piacervi lasciate anche un like. Per questo progetto quindi ci servirà il nostro filato marshmallow, io uso questo qua, la Wow Marshmallow delle 3 sfere, come vedete con un gomitolo viene una borsa comunque non piccola ma neanche grande, una taglia media più o meno, e sono 500 grammi, 21 metri circa e di diametro 2,5. Ok, quindi viene già una bella borsa comunque. Quindi ci servirà appunto questo filato, poi delle forbici e un metro. Andiamo quindi subito a togliere l'etichetta. Ok, prendiamo l'inizio del nostro gomitolo e qua all'inizio del gomitolo praticamente dobbiamo andare a togliere un po' di imbottitura, quindi sfiliamo un po' la parte del tessuto, vedete, più o meno dobbiamo andare a tagliare un 10 centimetri, vedete, io più o meno ci sono. Quindi possiamo di nuovo rimettere il nostro tessuto e qui andiamo a fare un nodo, in modo che così almeno lo fermiamo e riusciamo a iniziare il nostro lavoro. Ok, stringiamo ben bene. Una volta che abbiamo fatto appunto il nostro nodino, che abbiamo fermato il tutto, andiamo a fare praticamente l'inizio del lavoro. Quindi creiamo il nostro cerchietto, ok, come per fare la prima catenella. Quindi inseriamo indice e pollice dentro al cerchietto, vedete? E vado a prendere il filo che è quello attaccato dal gomitolo, ok? E lo vado a tirare fuori. Quindi adesso per la prima andiamo a stringere il tutto qua, ok? Quindi stringiamo ben bene, ok? Non ci preoccupiamo di questo che si allunga, perché poi tanto possiamo andarlo a regolare. Ok, se il filato si gira magari, perché può succedere che la catenella non venga bene, cioè, giratelo, non c'è problema, perché vedete come me qua c'è la riga della cucitura, quindi magari cerchiamo di metterla sotto, ok, in modo di nasconderla un po'. Ok, una volta stretto bene il lavoro, ok,
andiamo a fare le nostre catenelle. Quindi come misura più o meno deve essere sui 5 centimetri, quindi le prime volte potete misurarle con 1 metro. Prendete da questa misura, ok, questa sarebbe l'inizio della misura dove mettere praticamente lo 0, e andate a misurare la vostra catenella. Io vedi sono più o meno un 6 centimetri, non so se vedete, quindi posso andare a restringerla un pochino. Quindi come prime volte, se volete, più o meno ci siamo 5 centimetri. Poi se non sono 5, le volete fare da 6, va benissimo. Cioè l'importante è che non ne fate magari una da 5 e una da 8, perché poi la differenza si vede tanto. Quindi all'inizio vi consiglio magari di misurarle, poi man mano potete andare anche ad occhio. Quindi una volta fatta la nostra prima catenella, inseriamo sempre indice e pollice dentro il cerchietto, prendiamo sempre il gomitolo che arriva cioè il filo che arriva dal gomitolo, e tiriamo fuori. Vedete? E facciamo le nostre catenelle. Quindi di nuovo qua a sto giro prendiamo la misura più o meno da qui, da quando finisce la prima catenella, quindi e più o meno ci siamo a 5 centimetri. Quindi di nuovo pollice e indice dentro la catenella e tiriamo fuori il nostro filato. Vedete, stiamo facendo appunto delle catenelle. Quindi sono 1, 2, questa che abbiamo fatto è la terza, e 6. Quindi dobbiamo fare in totale 6 catenelle. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le nostre 6 catenelle, controlliamo sempre anche che dietro, cioè il lavoro, sia abbastanza uniforme. Vedete che comunque non è né magari troppo stretto o troppo largo, cioè che anche la tensione del filo, di come lo andate a tirare fuori dalle catenelle e tutto, sia sempre tutto omogeneo. Ok? Ve lo dico solo giusto per avere un lavoro almeno tutto più della stessa forma, cioè che magari poi non c'è una catenella un po' troppo tirata e un'altra invece un po' più morbida. Quindi fatte adesso queste 6 catenelle, iniziamo a fare tutto il giro. Praticamente noi dobbiamo andare a lavorare così, tutto in cerchio. Quindi fatta appunto la sesta catenella, adesso entriamo nella quinta catenella, quindi qua abbiamo fatto l'ultima e la lasciamo così. Misuriamo sempre che siano più o meno quei 5-6 centimetri. Quindi entriamo nella quinta catenella, praticamente qua, ok? Vedete 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la quinta catenella. Entriamo in questo buchetto sempre con indice e pollice e tiriamo fuori di qua il filo. Anche qua più o meno sempre quei 5-6 centimetri. Andiamo nella quarta catenella, di nuovo indice e pollice dentro, prendiamo il filo e lo tiriamo fuori. Facciamo attenzione solo da tirare fuori il filo dalla parte del gomitolo e non tirare quello della catenella prima. Quindi facciamo solo attenzione di questo. Anche qua nel primo che vi ho fatto fare, tiriamo fuori appunto il filo dal gomitolo e non dalla catenella precedente. Quindi andiamo nella terza catenella, di nuovo qua dove c'è questo buchetto, prendiamo il filo e lo tiriamo fuori. Vedete, più o meno messe così, io vedo già che sono più o meno della stessa misura. Se poi voi volete misurarle, appunto,
tranquillamente prendete il vostro metro e le misurate, vedete? Quindi io vado più o meno ad occhio, ma perché ne ho già fatte. Se però per voi è la prima volta, vi consiglio di misurarle. Quindi andiamo nella seconda, di nuovo prendiamo il filo, ok, e lo tiriamo fuori. Ce lo aggiustiamo sempre in modo che venga già posizionato bene, che poi non dobbiamo andarcelo a recuperare dopo per andarlo a sistemare. E adesso entriamo nell'ultima e di nuovo facciamo un'altra catenella. Quindi abbiamo 6 catenelle, vedete? Con questa prima che avevamo fatto abbiamo fatto altro 5, quindi siamo a 6. Adesso giriamo il lavoro, ok, così da questa parte, e le dita non dobbiamo andarle a mettere qua dove già esce questa catenella, ma dobbiamo andarle a mettere qua, in modo da tenerci ferma sta catenella, e noi dobbiamo andarci a mettere in questo buchetto. Quindi qua all'inizio è un po' stretto perché è tutto appunto appena fatto, però poi piano piano si riesce. Quindi anche qua prendiamo il nostro filato, ok, vedete, questa è il filato che passa per fare l'altra catenella, in modo che non mi porta giù questa, perché se l'avessi fatta nello stesso buco di dove ho fatto questa, cioè non rimaneva ferma, mi scappava. Quindi andiamo a farla appunto qua. Quindi anche qua andiamo a fare questo lato e ne dobbiamo andare a fare altre 6, quindi un totale di 12 catenelle. Quindi di nuovo prendiamo qui questo buchetto, è un po' stretto però, ok, piano piano ce lo facciamo passare. Quindi sono 2, terzo, di nuovo andiamo nella successiva, quarta, nella successiva e facciamo la quinta, e qua nell'ultimo, ok, andiamo a fare la sesta. Adesso che abbiamo le nostre 12 catenelle, praticamente possiamo iniziare col secondo giro. Quindi abbiamo fatto questa, ok, che è l'ultima, quindi entriamo nella prima che ci ritroviamo, che era la prima del primo giro. Quindi di nuovo andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto adesso. Quindi entriamo in ogni catenella, quindi sempre dentro con indice e pollice, andiamo a prendere il filato, che è sempre quello che è attaccato al gomitolo, facciamo attenzione a non tirare da questa catenella e facciamo la nostra prima catenella del secondo giro. Quindi fatta la prima, entriamo nella seconda e di nuovo andiamo a fare la catenella. Quindi quello che appunto adesso dobbiamo andare a fare praticamente è questo: per ogni catenella andare a fare dentro di nuovo un'altra catenella, quello che abbiamo fatto prima. Come sempre per la misura vediamo appunto magari la prima e la seconda, magari di misurarle giusto in modo da non tirarle. Ok, sì, ci siamo. Quindi me la tiro un po' di qua, questa me la tiro un po' di qua. Appunto di misurarle appunto la prima e la seconda, poi le altre possiamo andare benissimo ad occhio. Quindi guardiamo, mettendole vicino, più o meno si vede che sono uguali. Quindi andiamo appunto avanti così e ne facciamo appunto 12, quindi contiamole, perché poi arriviamo a un certo punto che non ci ricordiamo più qual era la prima e qual era la seconda. Quindi adesso ne abbiamo fatte 2, dobbiamo andarne a fare altre 10 e quindi ritorniamo qua.
L'unica cosa che adesso vi faccio vedere, che poi sarà comunque sempre per anche i prossimi giri, è quando si arriva praticamente ai lati, cioè sia da questa parte che da questa parte, dobbiamo andare a fare attenzione a né lasciarlo troppo largo e né stringerlo troppo, perché adesso è solo l'inizio, quindi vedete rimane ancora bello chiuso il lavoro. Quando poi andremo a fare già verso il terzo, il quarto giro, si allargherà un pochino, quindi andremo a rischiare che poi ce lo ritroviamo troppo largo. Quindi facciamo attenzione. Vedete, faccio l'ultimo di qua, il sesto. Adesso per passare quindi dall'altra parte me lo giro, vado a prendere il filo, però vedete se lo faccio così, vedete è troppo largo, quindi devo andare a farlo un pelino più stretto. Come sempre ce lo possiamo comunque sistemare, se noi vediamo che l'abbiamo fatto troppo larghi qua a confronto magari al primo e secondi giri, giustamente è un po' un doppio lavoro, però ce li possiamo andare a regolare, sai, tirandoli un po' da una parte, allungandoli dall'altra, stringendo, quindi si può tutto andare ad aggiustare, non vi preoccupate. Quindi vedete, io adesso lo ristretto un pochino in modo che appunto non rimanga troppo largo qua al lato. Cerchiamo di appunto farlo un pelino più stretto. Quindi fatto il settimo, adesso mi finisco il giro, vado avanti così, mi prendo le mie misure dal primo, io poi vado ad occhio e vado verso, ok, vedete più o meno. Quindi continuiamo così e di questi giri, quindi dobbiamo solo continuare così a lavorare tutte le catenelle con dentro appunto le altre, andando a prendere le altre, l'altro filo per fare la catenella, ne dobbiamo fare in totale 5. Io vi dico 5 perché in base a la vostra mano, di come avete lavorato, se avete lavorato più largo, più stretto, più morbido, comunque in base a come siete, ne facciamo 5. Poi io ad esempio nell'altra ne ho fatti 6 perché comunque avevo ancora parecchio gomitolo che mi avanzava. Ho detto per farne un'altra non c'era abbastanza filato, però per fare un giro in più sì. Quindi quello che vi consiglio è iniziamo a farne 5. Vediamo quanto filato ci avanza, ok? Perché poi dobbiamo comunque fare anche il manico. Quindi facciamo attenzione un attimo, vediamo con 5 giri quanto filato ci avanza. Se ce ne avanza parecchio, da fare ancora un giro, facciamo pure il sesto e se no facciamo direttamente il manico. Quindi andiamo avanti così. Qua adesso, come potete vedere, abbiamo fatto il primo giro, adesso stiamo facendo il secondo. Quindi si nota perché si vedono qua le catenelle. Quindi molto molto semplice, come vedete non è niente di difficile, bisogna prendere solo un po' la manualità perché comunque chi non è abituato a lavorare con le mani, cioè è vero facciamo tante cosine all'uncinetto, però lavorare un filato così grosso con le mani è un'altra cosa secondo me, cioè perché comunque non hai un uncinetto, non hai i ferri, non hai niente, quindi ti servono solo giusto le dita e il filato. Quindi appunto andiamo avanti così per 5 giri. Io adesso appunto ho finito il mio secondo giro, quindi come vi dicevo prima vado nella successiva catenella e vado a stringerla un po', non la vado a fare troppo larga dall'ultima che ho fatto. Ci vediamo poi di nuovo alla fine dei 5 giri. Ho fatto i miei 5 giri, allora adesso vi faccio vedere. Allora praticamente
queste righe qua che vediamo sono l'inizio, sono le catenelle iniziali. Quindi la prima maglia, cioè la prima, sì, lavorazione sarebbe qua il primo giro. Quindi 1, 2, 3, 4 e il quinto che è la catenella. Quindi vediamo 1, 2, 3, 4 e 5 la catenella. Dall'altro lato la stessa cosa, quindi questa è la maglia, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 che è la catenella. Adesso, quindi contate che ce n'avete tutti, ma se avete contato i giri 12, 12, 12, appunto vi ritrovate comunque giusti. Quindi ho fatto appunto l'ultima, vedete, mia maglia, quindi la 12ª, e come filato io, vedete, ne ho ancora parecchio, cioè ancora c'ho parecchio filato, quindi io direi che un altro giro io lo posso andare a fare. Voi vedete un attimo quanto filato vi è rimasto, contate che per fare tipo la chiusura e poi il manico, perché facciamo tutto con senza staccare il filo, tutto sempre tutto attaccato, ci serve più o meno un 2,5 metri di filato. Ok, quindi voi vedete un attimo quanto ve ne è avanzato, contate, magari srotolate tutto il filo, contate dalla fine fino a 2,5 metri, a 2,5 metri per tenerci largo, poi in base sempre a quanto la volete lungo il manico, perché io con 2,5 metri ci faccio la chiusura e un manico con più o meno 10 catenelle. Ok, se voi la volete più lungo, che è da portare al braccio, se voi invece la volete più lungo, quindi volete un manico più lungo da portare sulla spalla, vi conviene lasciare anche 3 metri, 3,5 metri anche. Ok, dipende infatti da voi, da quanto volete lungo il manico. Io, siccome queste sono piccoline da portare comunque al braccio, comunque sì, la spalla, che ci puoi mettere comunque altre 2 catenelle in più, sono quelle borse comunque un po' strette alla spalla, non proprio che scendono giù, cioè che sono proprio lunghe, quindi più o meno un 10-12 catenelle, più o meno 2,5 metri di filato. Ok, io facendomi i calcoli, appunto, un altro giro me lo posso fare. Quindi voi vedete, fatevi un attimo il calcolo, io mi faccio quest'ultimo giro e poi vi faccio vedere come continuare. Ho fatto il mio sesto giro e ho fatto anche un settimo giro, perché ho visto che comunque ne avevo parecchio di filato e quindi me ne sono venuti 2 di giri. Quindi adesso voi dovreste avere una cosa del genere fatta, con le maglie praticamente dentro, cioè la parte dritta del lavoro dentro e il rovescio, vedete, fuori. Quindi quello che dobbiamo andare a fare adesso è girarci la borsa. Quindi ce la prendiamo, vedete, piano piano e ce la andiamo a girare. Io ho contato che praticamente con quello, il filato che appunto mi era avanzato, ci potevo fare benissimo 2 giri più tutto il manico, la chiusura, tutto quanto. Quindi ne ho approfittato, ho detto perché tanto è inutile che mi lascio questo filato che poi cioè non ci faccio niente, ok? Ne rimane poco e quindi non mi serviva più a niente. Quindi qua vedete ce la sistemiamo un pochino. Ok, vedete se si sono allargati un po' si vanno a riprendere in modo da farli più o meno un po' tutti uguali. Adesso qua noi abbiamo praticamente la parte dove abbiamo finito l'ultima maglia, l'ultima catenella. Qui adesso noi dobbiamo, allora, se voi avete, appunto, dipende quanto filato avete lasciato, se 2 metri, 2 metri, 2,5 metri, 3 metri, 3 metri, 3,5 metri, quindi vedete un attimo, però a me ad esempio me ne è avanzato quasi 3 metri. Quindi io aspetto a tagliarlo come abbiamo fatto prima, perché qua adesso poi dovremo andare di nuovo a togliere più o meno un 10 centimetri di questa imbottitura per fare poi il nodino
come abbiamo fatto all'inizio, però io aspetto, me lo faccio poi alla fine, così vedo quanto me ne serve per il manico, siccome ne ho tanto, ok, di filato, me lo faccio proprio poi con calma. Voi se ne avete giusto 2,5 metri, vi conviene già farlo adesso, cioè subito. Se no, se ne avete anche voi tanto, aspettate, perché poi magari da 10 catenelle per il manico magari ne volete fare 2 in più e l'avete magari già tagliato, messo, fatto un nodino e tutto quanto, e quindi poi vi manca. Quindi se ne avete ancora un po' di filato, come è successo a me, io direi aspettiamo un attimo prima di tagliarlo e chiuderlo. Quindi è vero, adesso lo dobbiamo far passare in tutte le catenelle, queste qua le ultime che abbiamo, quindi far passare 3 metri è un po' più lunga, però almeno sappiamo che dopo, se ci serviva il filo, almeno ce l'abbiamo già attaccato e non l'avevamo tagliato. Quindi questa è l'ultima. Abbiamo qua la parte del dentro, ok, del rovescio, quindi la parte dritta è già tutta fuori. Adesso noi andiamo a prendere la catenella, questa qua sulla destra, ok, abbiamo finito qui sulla sinistra, andiamo sulla prima catenella di destra e andiamo dall'interno verso l'esterno a far passare praticamente tutto il filo che ci è avanzato. Lasciamolo morbido perché tanto poi dopo lo possiamo tirare e stringere in un secondo momento, fino a quando non arriviamo qui all'ultima. Quindi per adesso lasciamolo pure morbido. Quindi passiamo nella successiva catenella, sempre quella di destra, di nuovo dall'interno verso l'esterno, facciamo passare tutto il filo. E dobbiamo fare quindi così per tutto, per tutte le 12 catenelle, ok? Quindi adesso ne abbiamo fatte 2, quindi arriviamo fino a qua, fino all'ultima, a far passare il filo così, dall'interno verso l'esterno. Una volta che abbiamo fatto passare, vedete, il filo dappertutto, ok, in tutte le nostre catenelle, e quindi siamo arrivati di nuovo qua alla 12ª catenella, possiamo andare a stringere. Quindi qua adesso per andare a stringere, vedete voi quanto la volete stretta, ok? Perché qui è un po' a gusto, qua in base appunto a come lo volete voi, la grandezza, cioè la larghezza più che altro. Ci sistemiamo qua tutto bene le catenelle, cioè cerchiamo di fare tutto un bel lavoro, ok? Tutte belle girate dallo stesso verso. Qua volendo, io adesso poi non ve lo faccio vedere, però comunque ve lo dico adesso a video, volendo se cioè la volete tenere chiusa, potete metterci tranquillamente un bottoncino di quelli a calamita, ok? Con la clips, quindi vedete dove farla combaciare e la chiudete. Qui adesso vi dico dobbiamo andare a fare il manico, quindi inizieremo da qua e andiamo a finire qua dopo 6, quindi 2 4 6, quindi da qui, in modo che abbiamo 2 4 6 da una parte, ok, e 6 dall'altra. Quindi anche qua facciamo attenzione, per quello che vi dico poi, una volta avendo il manico, se volete la potete andare a chiudere, se no, se non volete metterci la chiusura, ok, a calamita, potete solo andare a stringere un pochino di più, vedete la chiusura qui, cioè il filo. Una volta sistemato appunto tutto quanto, ok, abbiamo il filo praticamente che ci esce da qua. Quindi qua dobbiamo andare adesso a passare il filo all'interno praticamente di queste due costine e qua sotto. Quindi andiamo dalla parte interna e lo facciamo uscire all'esterno. Vedete? Ok, vado a tirare un pochino e mi vado a fare praticamente la mia prima catenella. Ok, ve lo faccio rivedere. Quindi io sono qua, ok, chiuso tutto, qua dove ci sono le 2 catenelle, ok,
ok? Quelle finali che dove avevamo fatto passare il tutto, noi dobbiamo andare a far passare adesso il filo dall'interno della borsa all'esterno, qua sotto. Tiriamo un pochino e ci facciamo la nostra prima catenella. Questa prima catenella ci serve per fare appunto il manico. Quindi anche qui, se vogliamo misurarla, la misuriamo, se no andiamo un po' ad occhio. Quindi di nuovo pollice e indice dentro la catenella, prendiamo appunto il filato e ci facciamo le nostre catenelle. Quindi una, 2, ho fatto 10 catenelle, ok, e per la ok, vedete, per la misura che è, va più che bene. Cioè, non la voglio fare, siccome l'altra l'avevo già fatta un pelino più lunga, questa la voglio fare un pelino più corta. Quindi una volta finite appunto le catenelle, quindi vedete voi in base a quante ne volete fare, andiamo praticamente nella parte opposta, quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi dobbiamo avere 6 catenelle da una parte e 6 catenelle dall'altra. In mezzo qua, quindi a queste 2 catenelle di nuovo qua sotto, facciamo passare l'ultima catenella che abbiamo fatto. Quindi la facciamo passare così. Adesso qua ci possiamo tagliare quello che avanza. Quindi se non l'avete fatto prima, lo potete fare adesso. Quindi io me lo vado a tagliare un pochino più lungo, quindi qua, così tolgo l'eccesso. Poi vado a togliere i miei più o meno 10 centimetri. E adesso, una volta che siamo arrivati qua poi adesso vediamo, lo fermiamo e quindi poi lo tagliamo dopo quello che avanza. Quindi una volta arrivati qua abbiamo la catenella qua dentro, ok, che ci ferma il manico, il pezzo finale che abbiamo adesso tagliato, andiamo a farlo passare dentro questa catenella. E quindi andiamo a tirare per stringere e chiudere il tutto. Vedete? Abbiamo stretto. Quindi adesso qua, se appunto come me è successo che magari è troppo ancora troppo lungo, lo possiamo slegare, ok? Se riusciamo lo sleghiamo e quindi tagliamo ancora un pezzo e il nodino lo facciamo più vicino. Se no, un'altra cosa, se non riusciamo a slegare il nodino, che non riusciamo a farlo, sai, tutto quanto, niente, praticamente ce lo mettiamo nella parte interna e ce lo andiamo a fermare con 2 punti. Lo facciamo passare dentro le maglie, però che non si veda dalla parte fuori, che sia solo la parte interna, vedete come ho fatto io, che dalla parte fuori, cioè non si vede niente, ok? Quindi ce lo andiamo a fermare un po' così se è troppo lungo e poi ci andiamo a dare 2 punti per fermarlo sotto e così facciamo anche con quello che avevamo fatto all'inizio con il nodino dell'inizio. Se invece voi volete foderarla, si possono anche foderare, lì quelle parti lunghe le potete lasciare direttamente così, cioè non c'è bisogno neanche di fermarle, perché poi andando a mettere la fodera comunque tutta dentro e fermandola tutta qua intorno, andandola a cucire intorno, non c'è neanche bisogno che quelli si fermano, perché poi cucendo si cuce già direttamente qui, quindi si ferma tutto. Quindi vedete un po' voi come, come più vi piace, se vi piace appunto lasciata così oppure foderarla. Quindi questo ovviamente tutto da sistemare, cioè cerchiamo di mettercele tutte bene, dritte. Ripeto, se volete metterci anche la chiusura a clips, appunto a calamita, potete mettere pure la chiusura,
quindi sta un po' al vostro gusto, però vedete è già una bella borsa è venuta, quindi vi posso dire che misura più o meno 30 centimetri, ok, più o meno siamo sui 30 centimetri, e con i 7 giri che ho fatto io, quindi comincio a contare da qui, dalla catenella finale che ho fatto fino alla base, siamo più o meno sui 25-26 centimetri. Quindi è già una bella borsetta, poi comunque abbastanza capiente. È già una bella borsetta anche per l'estate. Comunque vedete, vabbè, io ho fatto già appunto un color panna, quindi molto, molto estivo. Vi faccio vedere anche questa qua grigia, appunto. Come vedete il manico è un pochino più lungo e questo un pochino più corto. Quindi sta in base a voi, a come la volete appunto portare la borsa, se sulla spalla o comunque solo sul braccio. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!